Tutti e bentornati sul canale. Oggi andremo a parlare dei tratti. Me l'avete chiesto in molti, quindi guardate fino in fondo il video e se avete ancora dei dubbi poi al termine fatemi sapere qui sotto nei commenti. Iniziamo subito. Generalmente quando noi andiamo a fare dei dungeon ci troveranno degli oggetti, quindi vedete che negli oggetti, per esempio questo qui blu, sotto abbiamo la voce tratti e vedete che non abbiamo alcuna voce, quindi qui dobbiamo andare ad aggiungere appunto delle statistiche ulteriori. Ora vedremo come andare a fare. Questo vale sia per gli oggetti blu che per gli oggetti viola. Iniziamo col dire che questa operazione è molto più semplice andarla a fare sugli oggetti blu, quindi quando noi iniziamo a livellare avremo gli oggetti verdi, ma con gli oggetti verdi non conviene fare tutto questo tipo di operazione, quindi lasciateli così come sono di default, non vi preoccupate dei tratti, ma appena incominciate ad avere gli oggetti blu, entriamo allora a pensare ai tratti. Dunque, gli oggetti blu vi ho già spiegato in diversi video che vanno portati a livello 9, quindi in questa schermata dovete fare level up, selezionare l'oggetto blu, adesso magari lo andrò a prendere uno dalla banca, e portarlo a livello 9. Vediamo ora un esempio, mettiamo che questi pantaloni facciano a caso nostro e li vogliamo portare a livello 9. Allora, dobbiamo andare qui in level up, cioè che aumentano di livello, selezionare il pantalone che ci interessa e portarlo al centro dello schermo. Vedete che qui ci dice che praticamente per portarlo a livello 1 questo pantalone ci servirà un tot di soldi. Per pagare dobbiamo utilizzare la moneta Solent, ossia quella d'oro. Vedete che il portare sopra di livello un oggetto va a aumentare le statistiche. Ve le fa vedere qua, per esempio, la difesa melee da 95 passa a 105, la difesa da lontano da 105 a 115 e la critical hit change da 70 a 75. Quindi capite bene che andare ad aumentare il livello di un oggetto è molto importante. Per farlo ci chiederà questi, non so come chiamarli, vediamo come li chiama lui, vabbè, Grovestone li chiama esattamente, chiamiamone monete, non so come definirli, o token. Insomma, questi qua blu perché è un oggetto blu, vedete c'è lo sfondo blu, ossia un oggetto raro. Se invece è un oggetto viola e quindi superiore, ci chiederà questi token di colore viola. Quindi procediamo e paghiamo, adesso io non lo faccio perché tanto non mi interessa fare questo tipo di operazione. E come vi dicevo dobbiamo arrivare qui a livello 9. Una volta che abbiamo il nostro oggetto a livello 9 possiamo iniziare a inserire i tratti. Dunque, e andiamo in quest'altro punto della schermata, clicchiamo su tratti. Dunque, vediamo questo anello per esempio, vedete? Allora, questo anello in pratica è blu perché vi dicevo è molto più semplice andare a inserire e sbloccare i tratti negli oggetti blu. Questa operazione di aumentare i tratti, quindi andarli a inserire e poi aumentarli, vi porta il gear score più alto. Quindi molte persone vanno anche addirittura a inserire tratti a caso, quindi non corrispondenti alla propria build, proprio per riuscire soltanto ad aumentare il gear score. Ovviamente è consigliabile assolutamente di seguire le build che più volte vi ho già indicato, perché è chiaro che sono più precise e quindi il vostro personaggio, o meglio la vostra classe, funzionerà meglio. Ragazzi, ora guardiamo questo pantalone. Vedete che già io qui ho sbloccato i 3 tratti innanzitutto e sono andata a portarli al massimo. Per aumentare il tratto, quindi da portarlo qui, in questo caso è 15 fino a 120, basta un qualsiasi oggetto che abbia il tratto che ci interessa, ossia Health Regen, cioè la rigenerazione della vita. Quindi in questo caso è un pantalone, quindi un tratto qualsiasi di un pantalone blu. In questo caso vedete io ho questo. È molto semplice andare a cercare queste cose in asta. Adesso vi mostro come fare. Andate nell'Action House
vedete che qua c'è questo simbolo, ci cliccate, scegliete il colore, quindi in questo caso blu, qui mettete find tratto, cioè trovare il tratto, e poi il tratto che vi interessa. Questo vi darà un elenco di tratti, in questo caso a noi ci interessava la regenerazione della vita, quindi facciamo apply e lui mostrerà tutti i tratti con quel tratto e poi noi mettiamo pantaloni. Quindi vedete che praticamente con la rigenerazione della vita ne abbiamo di diversi tipi. Prendiamo quello ovviamente che costa meno. Io l'ho già preso, quindi così lo comprate. Dovete avere un pochettino di Solant a disposizione per poter fare questo lavoro. E torniamo poi alla schermata che stavamo vedendo prima. Dunque, allora, in tratti andiamo a inserire il nostro pantalone e abbiamo così, ci mostrerà il tratto che abbiamo appena acquistato. Quindi lo dobbiamo aumentare, vedete qua, 15, e ci chiede se vogliamo fare la nostra conversione. Ovviamente questa operazione ci costerà 15.000 monete. Ora guardiamo questi stivali viola. Questi stivali viola hanno 80 di Ranged Evasion. Io ho uno stivale blu con lo stesso tratto, vedete? Ranged Evasion 40. Allora, ovviamente utilizzando un blu abbiamo meno possibilità che entri e quindi che funzioni l'aumento del tratto. Se invece abbiamo lo stesso oggetto viola abbiamo la possibilità del 100%. Vedete che qua ci indica che abbiamo soltanto il 10% di probabilità. Allora, proviamo a farlo. Ci costerà 18.000. Quindi abbiamo aumentato il nostro blessing. Ogni volta che noi andremo a fallire questa operazione, perché in questo caso è andata a fallire, noi andremo ad accumulare il blessing e ogni fallimento ci darà 40 punti, vedete, di blessing. Più il blessing sarà aumentato, più probabilità avremo che poi finalmente questo numero vada ad aumentare. Quindi dobbiamo andare a sacrificare un bel po' di oggetti blu. Dunque ragazzi, a livello 30, quindi dal livello 30 in poi, in questo gioco incominciamo a droppare gli oggetti blu. Dobbiamo portare tutti gli oggetti blu della nostra build, ovviamente, a livello 9. Quindi abbiamo già visto come fare. Successivamente, quando poi avremo gli oggetti viola, li dovremo portare a livello 7, più il 33%. Ora vi faccio vedere come capire la percentuale. Allora, per esempio, andiamo a portare su di livello questo oggetto qui viola, ci serviranno questi medaglioni per farlo, noi lo portiamo su, qui dobbiamo avere il livello 7, ma qui c'è una percentuale, vedete? Questa percentuale deve essere come minimo del 33%, quindi se è superiore al 33% va benissimo così. E lasciamo in sospeso questi due discorsi per non fare troppo casino. Se vogliamo andare a sbloccare il secondo tratto, vedete che qua è bloccato, possiamo andare a utilizzare, e questa regola, state bene attenti, che è valida soltanto per gli oggetti blu. Quindi ecco perché è più facile andare a fare tutto questo ragionamento sugli oggetti blu, perché per i viola non va tanto così, non va così più che altro. Allora, ritorniamo a noi, dobbiamo andare a sbloccare questo secondo slot. Possiamo andare a utilizzare un qualsiasi oggetto simile, cioè nel senso che sia cappello, quindi per tipologia, che però può avere un qualsiasi tratto. Quindi guardate quanti ne ho. Facciamo un esempio. Ovviamente andrò a spendere dei soldi. Vedete, me l'ha sbloccato. Invece, se io vado a utilizzare gli oggetti viola, ecco perché vi dicevo che è più complicato. Adesso vediamo un qualsiasi oggetto che... No, questo ce l'ha già 3, probabilmente non ce l'ho... No, ecco. Non sarà così semplice perché dobbiamo trovare invece per i viola, per andare a sbloccare questo secondo slot o anche il terzo, comunque gli slot, questi qua, dobbiamo trovare l'oggetto identico.
quindi deve essere proprio precisamente questo tipo di bracciale, ossia il Braccia of the Primal King, e quindi ci sbloccherà. Però possiamo anche andare a utilizzare per farlo, vedete, questa pietra qua. Adesso vi faccio vedere come procurarsi questa pietra. Dunque ci sono due modi sostanzialmente per procurarci quella pietra lì. Uno è quello di andare a fare ogni settimana le weekly. Qui ci compariranno dei reward, quindi dei regali. Se noi non li accettiamo questi regali, qui in fondo ci sarà appunto che ci dà un tot, adesso non mi ricordo quante erano, di quelle pietre viola, che ci servono appunto per andare a sbloccare il secondo slot o il terzo slot dei tratti. In alternativa, per farlo, come vi dicevo, ci servirà poi lo stesso identico oggetto, però dobbiamo anche andare qui in città, questa città qua del castello, e andare a parlare con questa tipa qua, la Yui. Questa qua ci offre, se fate qui accessori, un pacchetto, ed è questo qua, che ci richiede praticamente di fare ogni volta un dungeon. Ogni volta che noi andiamo a fare un dungeon ci dà 4 di queste medaglie, e se noi le facciamo tutti, vedete, a me adesso in questo caso manca quello lì del Rex Chimaerus, ci dà questo sacchettino. Questo sacchettino, come potete vedere, dentro contiene 3 trait unlock stone, quindi anche questo è importante sapere, così magari ve ne prendete 3. Dunque, per fare un altro esempio, per andare a sbloccare questa cintura ci servirà la stessa cintura, però con qualsiasi tratto, vedete? Serve soltanto per andare a sbloccare questa cosa. Questa cintura la possiamo già andare a comprare in asta, perché le possiamo trovare, perché in realtà noi stessi possiamo andarle a crafteare tramite il litografo book, che è questo. Ci serviranno per farle, adesso non mi ricordo più dove che era, comunque 4 cinture di diversi tipi, quindi possiamo tranquillamente andarle a fare, perché la roba blu è facilissima da andare a craftare, avendo un po' di pazienza si fanno i 4 oggetti, e quindi quando abbiamo la stessa cintura possiamo andare a sbloccare il secondo tratto, però se no andiamo direttamente a comprarla in asta. Possiamo andare a comprare un qualsiasi tratto, come ho spiegato finora, per andare a sbloccare i tratti, lo slot più che altro, mi raccomando, cercate di capirmi. Quindi se possiamo comprare un qualsiasi tratto, compriamo quello che costa meno. In questo caso questo qua, che costa 30 lucent. Quindi una volta che noi li compriamo, dobbiamo tendere a comprare, se vogliamo, se abbiamo tanti lucent, il tratto preciso uguale al nostro, perché poi quando ci sarà l'oggetto viola sarà molto più semplice, sarà già fatto praticamente. Ma se vogliamo semplicemente andare ad alzare il nostro Kia Score, possiamo fare questa operazione qui, comprare un tratto qualsiasi, e quindi andremo a prendere quello che poi costa di meno. Col metodo che vi ho fatto vedere prima, con un qualsiasi tratto noi possiamo andare a sbloccare il secondo blocco, insomma, il secondo slot, e poi così anche il terzo. Ho preso il tratto, che è questo qua, vedete, quello più scarso, ossia quello che costava di meno, e possiamo andare a sbloccare questa cosa qua. Quindi facciamo così, e vedete che abbiamo sbloccato il secondo tratto. Intanto iniziate a sbloccarvi tutti i 3 tratti per ogni oggettino blu, anche se poi qua i tratti non sono giusti, vi aumenterà lo stesso il Gear Score. Dunque ragazzi, vedete che in questo caso, per aumentare il 40 come numero qua, il valore del melee endurance, noi dobbiamo andare a sprecare un altro pantalone blu, perché comunque vedete che il blessing ce l'ho a 0 di questo pantalone, quindi dobbiamo riuscire a portare al massimo il blessing, che sarebbe la percentuale di probabilità che poi comunque riusciamo ad alzare questo numero. Quindi adesso ce l'abbiamo veramente bassissima, e dobbiamo andare a sacrificare, diciamo così, questo pantalone in modo da aumentare il blessing. Quindi facciamolo, e ogni volta che lo facciamo lo portiamo a 40, come abbiamo già visto. Ok,
Dunque, invece qua, se vogliamo andare a sbloccare il secondo slot, essendo poi un oggetto viola, dobbiamo semplicemente utilizzare altri oggetti simili. Quindi qui lo possiamo andare a fare, vedete che con l'oggetto viola, viola con viola, ma lo stesso identico oggetto, non importa però cosa ha dentro, cioè il tratto, ma basta che siano due oggetti identici. Io ci metterei questo che è meno utile per quanto mi riguarda. A questo punto abbiamo il 100% che vada a sbloccare questo slot, quindi lo facciamo subito così almeno riusciamo a sbloccarlo. Poi ci inseriremo il tratto giusto quando lo andremo a trovare. Ok, vedete ragazzi che in questo modo abbiamo incominciato a sbloccare il secondo slot, chiamiamolo così va. Poi qua volendo possiamo andare anche ad aumentare questo valore. Vediamo se abbiamo il melee evasion. Sì, perché abbiamo, vedete, dobbiamo fare sempre quel lavoro lì di cercare di aumentare il blessing per quanto riguarda questo oggetto. Quindi facciamolo. Questi dovrebbero essere tutti melee evasion, quindi ok, te li dà lui in automatico, meglio ancora. Vedete che stiamo sacrificando per portare il blessing a un livello più alto. Ora l'abbiamo a 80. Ogni volta che facciamo un tentativo aumentiamo il blessing di 40 punti. Adesso noi vogliamo usare il blessing perché abbiamo 80, abbiamo il 74% di probabilità che riusciamo a fare questa operazione, ci proviamo. Purtroppo non ci siamo riusciti perché dobbiamo alzarlo parecchio. Vabbè, facciamo dei tentativi. E vedete ragazzi che alla fine sacrificando oggetti però siamo riusciti a portare questo valore da 40 a 120, quindi ottima cosa. Ultima cosa importante è che possiamo andare anche poi a rompere gli oggetti e fare uscire fuori il tratto. Lo faremo su questi stivali che valgono un bel po' di soldi. In questa maniera vedete abbiamo bisogno di queste uova che ho già fatto vedere come riuscire a procurarcele, ma le vendono praticamente gli NPC con la moneta di Gilda. Quindi andiamo a estrarlo e a procurarci il tratto e ora andiamo a vedere quanto vale questo tratto. Dunque, si chiamano Infernal e abbiamo Mana Regen come tratto. Andiamo a aprire l'asta, quindi andiamo a selezionare armature, scarpe, Infernal. Ok, state attenti che devono avere il contorno così, bianco, perché questo è l'oggetto col bordo così netto, col bordo un po' bianco, sono tratti. Quindi andiamo a vedere, e il nostro era il Mana Regen. Ecco, è quello che purtroppo vale di meno, comunque. Qua 24 Lucent e lo andiamo a vendere. In questo modo ogni volta che andiamo a droppare un oggetto o blu o viola possiamo estrarne il tratto e venderlo in asta. Quando avremo un certo numero di Lucent possiamo andare ad acquistare direttamente i tratti che ci serviranno poi, come abbiamo già visto, per andare a sbloccare gli slot. Quindi ricordo che per andare a sbloccare gli slot serve semplicemente avere un tratto dello stesso oggetto però con qualsiasi tratto. Ok ragazzi, spero di essere stata chiara, è un po' incasinato tutto questo discorso, però poco per volta che incominciamo a riuscire a capire come funziona, poi piano piano ci prendiamo la mano e dovremmo riuscire a portare il nostro gear score a livelli molto alti. Come vi dicevo è consigliabile iniziare già sugli oggetti e blu perché le cose sono molto più semplici e soprattutto se vogliamo andare a comprare i tratti in asta costano molto meno. Ok, poi una volta che avremo portato i tratti, cioè voglio dire, gli oggetti con i 3 tratti blu, faremo semplicemente un'infusione con l'oggetto viola. Ma questo magari lo vedremo la prossima volta. Per il momento vi ringrazio per la visione, ciao a tutti e alla prossima!